delle cose che di solito si dibatte di più sul caffè è se è meglio prendere un caffè da una grande corporation o da una grande industria oppure un caffè di home brewing. Qual è la grande differenza? A parte il fatto che le grandi corporation e le grandi multinazionali vanno sul mercato e comprano le qualità migliori di caffè, la grande differenza sta nel fatto che non esiste la possibilità di comparare le due cose poiché i processi sono completamente diversi. Mettetevi in testa che quando una grande multinazionale compra qualche chilo di caffè, non compra qualche chilo di caffè, compra qualche tonnellata di caffè, mentre coloro i quali fanno home brewing comprano innanzitutto quello che rimane sul mercato dopo che le grandi multinazionali hanno comprato la maggior parte del caffè, ma soprattutto comprano qualche chilogrammo o massimo qualche quintale, non di più. Il secondo sono gli stoccaggi. Gli stoccaggi di solito avvengono in silos che costano dai 200 ai 400 mila euro cada uno, quindi bisogna stare attenti anche dove il caffè viene stoccato. Come vi ho detto all'inizio, il caffè è un frutto e quindi va stoccato in un ambiente igienico, sano e fatto in un certo modo perché non si rovini né a contatto con l'aria né nel tempo. La terza cosa è il processo di tostatura. È chiaro che una società che è una multinazionale o una sussidiaria di una multinazionale e una società che fa home brewing in casa propria non può avere gli stessi macchinari perché gli investimenti sono completamente diversi. Quindi anche il sistema di tostatura è diverso e la possibilità di errore, il margine di errore è molto più alto rispetto in una società che fa microbrewing rispetto a una società che fa tostatura a livello professionale e o industriale. Questo non significa che chi fa il caffè in casa e che ha una microtorrefazione fa dei prodotti scadenti, solo che i prodotti sono diversi. L'esempio che io faccio classico è che le grandi società hanno la possibilità di avere un laboratorio di analisi microchimico e batteriologico all'interno dei propri uffici per continuamente testare ciò che viene prodotto e per dare un imprinting e un'assicurazione ancora maggiore per i consumatori finali, cosa che invece non può fare sicuramente chi si fa il caffè e che si tosta il caffè a casa propria o comunque che ha una micro tostatrice e produce il caffè in quantità chiaramente non industriali. L'altra cosa, il caffè viene trasportato di solito in silos di un certo tipo. È chiaro che più paghi per il trasporto, più questo è sicuro e controllato. Temperatura e tutta una serie di cose che vengono controllate tutte le volte che viene trasportato il caffè. La micro società che fa caffè sotto casa non può permettersi di sostenere questi costi. Io di solito compro caffè e mi affido a coloro i quali fanno caffè o da tanti anni, quindi hanno magari un sacco di esperienza alle spalle e che sono nella fascia intermedia. Quindi io non compro caffè dalle grandi multinazionali o coloro i quali hanno un grande turnaround e servono prevalentemente i loro punti vendita tipo Starbucks, ma non compro neanche il caffè da chi ha messo in piedi il business lo scorso anno e che si è lanciato in questo mercato decidendo di fare il caffè tostato in casa. Questo perché non mi fidi, ma perché è una questione anche di normative. Preferisco andare a pagare leggermente il caffè di più, ma prenderlo in maniera sicura da qualcuno che mi fa le analisi chimiche e batteriologiche tutte le settimane o comunque tutti i mesi, piuttosto da coloro i quali non hanno mai fatto un'analisi in vita loro. Questo è anche per la sicurezza del caffè stesso e perché il caffè, essendo una bevanda che noi beviamo 3, 4, 5 volte al giorno, in tazzine più o meno grandi, può dare dei contraccolpi alla nostra salute di un certo tipo. Quindi ricordatevi sempre che non esiste un caffè migliore di qualcun altro, ma dovete stare sempre attenti a chi produce il caffè e a come lo produce. Le multinazionali sono molto diverse rispetto a chi si fa il caffè in casa con una normale tostatrice e questo ovviamente lo vedete anche dalla tipologia di caffè che vi offre. La multinazionale, per esempio, o comunque una società strutturata, per esempio ha la possibilità di darvi caffè in vari formati, ve lo dà in lattine di alluminio come questa qui, sigillata a vuoto in ambiente sterile, ve lo può dare in pacchetti sottovuoto, anch'essi impacchettati in ambiente sterile, oppure ve lo può dare in capsule che possono essere di diverso tipo, da compatibili alle non compatibili, quindi proprietari, mentre invece coloro i quali fanno il caffè in casa propria hanno solo ed esclusivamente una modalità di darvi il caffè, cioè in un sacchetto non sigillato a temperatura costante né sottovuoto,
vuoto e che deve essere usato nell'arco di una settimana. E questo per esempio espone ad alti rischi, perché se voi avete un caffè che non è sottovuoto e non lo usate per una settimana dovete buttarlo, perché il caffè fresco appena macinato ed esposto alla temperatura ambiente e all'ossigeno ha un expiration date, quindi ha una data di scadenza molto più ravvicinata rispetto ad un caffè tostato, macinato e messo sotto vuoto, che invece ha la possibilità di essere mantenuto per un più lungo periodo. Quindi anche in questo caso guardate sempre chi vi fornisce il caffè, come ve lo fornisce, e ovviamente dipende da voi. Ci sono delle persone che io conosco che sono innamorate dei piccoli produttori di caffè, coloro quali se lo fanno in casa e che non cambierebbero mai e non andrebbero mai a comprare un caffè di o una multinazionale o una grande società. Ci sono quelli che viceversa la pensano esattamente l'opposto. Io, come ho già detto, mi posiziono nel mezzo. Io preferisco una società con una certa esperienza alle spalle, con un laboratorio di analisi al proprio interno, nei propri uffici, e che mi dia un prodotto di una certa qualità. Grazie, mi raccomando, fate subscribe al mio canale e al prossimo video.